sono dappertutto e ne voglio uno anch'io. Dunque, oggi parliamo di tapestry crochet. Altro non è che uncinetto per realizzare un quadro, alla fine, un'opera d'arte, un pezzo unico da appendere a una parete o a una porta, a un armadio, a farci un cuscino. Se non l'avrete notato dagli sfondi dei miei video, sono leggermente massimalista. Ho svariate creazioni realizzate ricami, quindi telai ricamati o fatti in punch needle, quindi punzonati, e mi manca qualcosa di fatto a maglia o fatto a uncinetto. Ho realizzato solamente cose da vestire o piccoli amigurumi, piccoli oggetti che possono essere utilizzati per svariati utilizzi. Io ho fatto una balena puntaspilli, carinissima. Quindi questa è una nuova challenge a cui sono pronto a testare e provare, anche perché mi torna utilissimo per utilizzare alcuni dei filati che già ho in casa, quindi ho già selezionato i filati e soprattutto mi sembra abbastanza facile approcciarsi a questa tecnica perché mi sembra di aver capito che si parte da un disegno fatto in pixel art e io ho deciso di andarne a cercare su Pinterest e semplicemente ogni quadratino di pixel art diventa un punto fatto a uncinetto. Facile, no? Prima di iniziare questo progetto ho fatto alcune ricerche e mi sono segnato quelli che sono degli hot tip, dei super consigli per chi vuole iniziare a fare tapestry crochet, che ho intenzione appunto di provare e vedere se funzionano. Il primo consiglio è di utilizzare un uncinetto più grande per fare la catenella di fondazione. Il secondo consiglio è di lavorare la back spine, quindi la parte posteriore della catenella, quindi non la V ma la piccola collinetta che c'è sul retro. Il terzo consiglio è di non fare la chain one, la catenella 1 alla fine di ogni riga, semplicemente girarsi e ripartire. E l'ultimo consiglio è di portare con te il filato sempre quando vai a fare i cambi colore. Portalo con te. Vedremo come andrà. Ho fatto qualche ricerca su Pinterest e ho trovato davvero tantissimi pixel chart, appunto, e quindi ho selezionato questa chart di pomodori per fare un piccolo banner con pomodori, stemma della mia casata se io vivessi in un feudo medievale e potessi coltivare pomodori all'interno del mio castello. Ho quindi già selezionato i colori che mi saranno utili. Editing Nene, volevo assicurarmi di far passare il messaggio che i filati che sto utilizzando sono filati di avanzo. Questo è parte del mio Scrap Yarn Project, cioè un progetto dove sto realizzando un video alla settimana in cui lavoro solo ed esclusivamente con filati di avanzo e provo a fare delle creazioni a maglia o a uncinetto. Quindi i filati che ho selezionato per fare e provare a fare tapestry crochet sono i filati che mi sono avanzati quando ho fatto questo pomodoro in punch needle. Quindi avevo comprato tutti i colori per fare un pomodoro e avevo diverse shade di giallo, in questo caso sto usando alcune di quelle che non avevo utilizzato e quindi da quello che è avanzato di questo pomodoro ora faremo altri pomodori a questa prova e ho preso con me 3 uncinetti, ho preso un 5,5, un 6 e un 7, con l'idea appunto di capire anche quale misura utilizzare per lavorare al meglio e far sì che si legga bene ma che non venga enorme, ma che non venga troppo piccolo, che venga una dimensione quadro appeso alla parete. Proviamo. Allora, ho con me i miei materiali, ho con me la mia idea di disegno e la prima cosa che faccio è capire se partire dal basso o dall'alto. Allora, l'idea è che se parto dal basso devo fare degli aumenti, mentre se parto dall'alto devo fare delle diminuzioni. Cosa è meglio? Non lo so. Quindi sto pensando di partire dall'alto.
No, sto pensando di partire dal basso perché, non lo so, gli aumenti mi piacciono di più delle diminuzioni, in questo caso specifico, quindi forse è totalmente di gusto. Forse si parte laterali? Ma no, partiremo dal basso. Quindi la prima cosa che faccio è vado a contare quanti quadratini ci sono nella riga più bassa. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32, 33 saranno 32 più 1, saranno le catenelle che proverò a fare. Dunque, ho altissime aspettative sul consiglio di fare la catenella con un uncinetto più grande, quindi le mie opzioni sono o farla con un 7 o farla con un 6 e poi lavorare con un 5,5. E voi direte, perché non un 5? Perché l'ho prestato e ora that's my life now. Quindi proverò a farla con un 7 e poi lavorare con un 6. Proviamo. Ho già completamente dimenticato il numero di catenelle. Abbiamo fatto le 32 catenelle più 2 in realtà, perché devo rigirarmi. E questa è la dimensione della parte bassa del mio pattern, quindi vuol dire che poi ci saranno degli aumenti e poi più o meno immagino verrà una cosa del genere lo immagino grande una spanna. Quindi secondo me è una buona dimensione. E adesso cambio uncinetto e farò la prima riga lavorando appunto il retro della catena, lavorando tutti i punti in single crochet, quindi in maglia bassa, fino alla partenza. Se non si fosse capito, non ho mai lavorato il retro della catenella. È un bellissimo consiglio, ma come dovrei prenderlo? Così? Sì. Ok, ho lavorato tutta la prima riga con single crochet, cioè maglie basse, ed effettivamente è molto bello vedere come sia il sopra che il sotto abbiano la catenella. Fa effettivamente un effetto finito molto molto piacevole lavorare il retro della foundation, quindi secondo me è stato un ottimo consiglio. Ora conterò la seconda riga, farò i primi cambi colore e proverò a fare qualche riga prima di riaggiornarci. Ho fatto la prima riga seguendo il pattern, che era molto semplice visto che aveva solo il bordino rosso e poi tutto il resto era una riga gialla. Ma la cosa divertente è che questo è il mio punto di partenza, poi ho fatto la riga rossa e poi ho girato il lavoro e ho lavorato al contrario da qui verso quella direzione. Quindi questo dovrebbe essere il mio lato bello del lavoro. Mi sembra che tra i punti gialli spunti davvero un bel po' di colore rosso, mentre quello che ho lavorato come retro mi sembra sia uscito stranamente meglio, nel senso che i punti gialli non fanno trasparire altrettanto colore rosso. Questa è la codina dell'inizio del giallo che ho portato con me e che penso che a questo punto butterò sul davanti e userò il retro come retro o il dietro come davanti. Forse lo scopriremo nella riga 3. Allora, ho fatto la terza riga e ho anche iniziato la quarta e ho smesso di portare il filato con me all'interno dei punti, ma ho detto facciamo una ricerchina online
e andiamo a cercare specificatamente il retro dei tapestry crochet e giustamente la maggior parte dei retri sono fatti con il filato che viene lasciato lungo tutta la lunghezza e quindi diventa una riga. Grazie. E ho provato anch'io a fare questa cosa, quindi negli ultimi punti ho fatto anch'io così e onestamente da davanti viene molto più ricco il colore senza che ci sia l'altro colore che stai portando con te che si vede attraverso. Quindi secondo me, soprattutto nel momento in cui sto lavorando con giallo e rosso, dal giallo che si vede al rosso non è particolarmente piacevole e quindi secondo me è un metodo migliore di farlo. Non sto dicendo che sia l'unico, ma soprattutto per un principiante penso sia leggermente più funzionale. Basta fare attenzione alla tensione in modo che non si tirino troppo i punti sul retro e da davanti rimanga il colore. Quindi la mia idea è andare a disfare le ultime file che ho fatto per rifarle con il filato non portato insieme ma semplicemente dietro e poi portato attraverso. Penso che venga meglio a livello di colori. Disfiamo e riproviamo. Ho riprovato a farlo appunto senza portare il filo all'interno dei punti ma semplicemente lasciandolo dietro e secondo me sta venendo molto meglio, i colori sono molto più pieni, è molto più visibile e sto facendo un casino coi fili ma mi sta piacendo molto. Ok, mi rendo conto che probabilmente sembrino i deliri di un pazzo, ma ho fatto i primi 2 pomodori e ho appena messo la riga del terzo pomodoro, dell'ultimo pomodoro del banner. Ho dovuto stampare il pattern perché stavo facendo fatica principalmente a seguire quando partivo da un lato e quando partivo dall'altro e stavo guardando da cellulare e continuavo a sbloccare il cellulare per guardarlo, non era comodissimo, quindi alla fine l'ho stampato per comodità e così mi sto aiutando segnandomi di riga in riga quanti quadrati, ogni volta che affronto la riga, quanti quadrati di uno stesso colore ci sono, così poi a colpo d'occhio guardo il numero e vado avanti con i quadrati. Però sì, i colori sono bellissimi, mi piacciono molto. Sto cercando di portare in avanti sempre i colori giusti. Non sono proprio bravissimo, anzi ho sbagliato nella prima riga perché qui sono riuscito e qui invece no. E a quanto pare non sono in grado di contare i numeri di base perché ogni tanto dovrei contare tipo 1 e faccio 2 o dovrei contare 2 e faccio 1 e poi me ne accorgo la riga successiva che è quella sotto non sono andato a buon punto, ma sto andando avanti lo stesso anche se magari sbaglio appunto la posizione di un singolo, visto che secondo me se non vedi il pattern non lo sai in questo specifico disegno. Forse l'avrei fatto con un uncinetto più piccolo. Questo è un 6 con cui sto lavorando e chiaramente è venuto molto largo e invece non verrà, cioè quando ho detto una spanna
secondo me verrà un po' meno di una spanna finito, e invece l'avrei preferito probabilmente un po' più alto, e non potendo alzarlo, perché il numero di righe del pattern è prestabilito, avrei potuto lavorare un po' più stretto e quindi farlo un po' più i pomodori farli un po' più stretti piuttosto che larghi, e quindi poi sarebbe sembrato un po' più equilibrato, diciamo così. Quindi questo è il risultato finora. Molto contento di questi colori, molto interessante la quantità di cose da imparare e la quantità di fili che mi sto portando indietro. Sembro proprio un pazzo nel suo laboratorio. Hai sentito parlare di questo? Get ready. Ok, sì, leggermente più piccolo. No, non più piccolo, più basso di quanto lo immaginavo, ma lo amo! Sono 3 pomodorini. Io e i miei 2 gatti. I colori mi piacciono un sacco e non è stato particolarmente difficile, soprattutto dopo che ho stampato la chart, che quindi mi ha aiutato a seguire appunto le righe e capire quando stavo partendo da un lato e quando stavo partendo dall'altro in rovescio. Quindi stampare mi ha aiutato davvero un sacco. Lo mostro anche dietro, che mi sembra giusto. Alla fine lavorare con, cioè lasciando i floats di filo è stata la cosa migliore. Mi ha pesato un po' all'inizio, e quindi ho iniziato a tagliare piccoli gomitoli di filo, dividere il gomitolo dello stesso colore in più gomitoli, in modo da gestire le aree dello stesso colore in un gomitolo, un gomitolo, un gomitolo, ad esempio sul giallo, o un gomitolo per il rosso, un gomitolo per il rosso, lavorandoli assieme, e questo mi ha portato a lavorare con un sacco di gomitoli e di fili, il che ha significato grandi intrecci che sono stati gestiti, e quindi questo è il progetto di un pomeriggio di lavoro. È stato abbastanza veloce, abbastanza piacevole da lavorare, e soprattutto visto che ho visto appunto che l'altezza avrei preferito fossero dei pomodorini un po' più tondi, un po' meno bassi, un po' più tondi, e quindi ho provato a fare un altro campione. Ho semplicemente seguito l'altezza, ho fatto un po' più righe di altezza in modo che venisse un po' più tondo, e poi la parte sopra e la parte sotto sono assolutamente uguali a quello che è il pattern che ho seguito. E anche questo, cioè, penso di averlo fatto in un'oretta. Non mi sono cronometrato, forse avrei dovuto, però è stato molto semplice, e sto pensando di farne una piccola tasca a forma di pomodoro. Ok? Allora, sono completamente d'accordo con il consiglio di lavorare la catenella con un uncinetto più grande, di un numero più grande di quello con cui poi si lavora il pattern, perché aiuta ad avere la stretchiness anche sulla riga in fondo. Completamente d'accordo nel lavorare la parte posteriore della catenella, quindi la collinetta, diciamo, la spina dorsale della catenella e non la catenella stessa, perché dà un bellissimo look finito sul fondo del tapestry, molto molto bello. E non sono d'accordo con il portare il filo sempre con sé, proprio perché soprattutto lavorando con uncinetti un po' più grandi si vede attraverso, e in un colore traspare l'altro, che è assolutamente quello che non si vuole quando si stanno cercando di creare dei blocchi di colore che si capisca che forme sono, che immagini sono. Quindi sono più pro i floats sul retro. Il retro tanto sarà contro un muro, quindi secondo me funziona meglio così, e non mi è stato particolarmente difficile, sono stato abbastanza bravo a tenerli abbastanza elastici, anche se non ho ancora bloccato questo pezzo, quindi anzi, tra l'altro spero di poter guadagnare un po' di altezza bloccandolo, non sono sicuro però, perché non voglio che si vedano troppi gaps, quindi vedremo. Direi che quello su cui vorrei migliorare se facessi altri tapestry in futuro è le diagonali, quindi tutte quelle che sono... Non voglio che siano... al contrario della pixel art, in cui chiaramente ci sono dei gradini, io invece vorrei che ci fosse una diagonale
che dia un po' di più l'idea di un tondo, quindi ho provato a lavorarci un po' meglio su questo piccolo e sento che qualcosina è migliorato, ma non abbastanza. Sento che posso fare passi avanti su questo. Un po' sulla questione dei cambi colore, ci sono dei punti in cui il colore cambia e si va un attimo a perdere tra un colore e l'altro. Non tanti, e soprattutto da questa distanza assolutamente non si vede nulla, si vedono solo 3 meravigliosi pomodori. Le stelle, o almeno quelle che nel pattern erano dei più, quindi 4 punti messi a forma di più, nel tapestry si sono completamente perse. Non ho scelto un giallo che fosse particolarmente visibile, ma ho fatto le forme a forma di più e sono venute una più strana dell'altra. Nessuna di queste sembra una più, che è molto divertente, e sono tutte diverse perché ovviamente stavo andando in direzioni diverse con il filato nelle righe, nell'avanti o nel retro, però non si vede e in realtà dà comunque l'idea che ci sia appunto un po' di... Sembrano dei semini, a me ricordano dei semini di pomodoro sparsi intorno a questi pomodori, quindi direi che mi piace assolutamente moltissimo e sono super contento di questo risultato e proverò molto presto a bloccarlo. E ad appenderlo da qualche parte, probabilmente in cucina, perché pomodori. Ma mi piace moltissimo e non vedo l'ora di farne altri. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo esperimento, se avete mai provato a fare tapestry crochet nella vostra vita o se proverete dopo questo video, magari seguendo i consigli che ho seguito anch'io. In ogni caso lasciate un like se vi è piaciuto, un commento se volete dirmi qualcosa, sono sempre a disposizione, mi fa super piacere. Se volete potete seguirmi in tutte le mie avventure su Instagram e su altri social e vi aspetto al prossimo video.